Allora, buongiorno, questa mattina un po' più tardi del solito, difatti vedete, non c'è nemmeno la Holly, che è già uscita e adesso è a casa spapparanzata, perché con l'occasione ci sono i figli a casa e allora è weekend, allora si piazza lì con loro. Buona giornata a tutti voi, da un lago molto placido e con un timido sole che inizia a spuntare. Allora, le 10 cose che vi faranno capire se gli angeli sono intorno a voi. Le 10 cose per essere esseri spirituali. Ecco, i titoli che funzionano sono questi qua. Quindi sul primo canale vi farò un titolo così. Dopo i contenuti sono musichette, voci robotiche, ce l'ho un po' queste cose, lo so, però anche stamattina mentre rispondevo ai commenti, sapete, nella home, io parlando di queste cose, ovviamente la YouTube mi dà altre cose simili. Però in effetti un piccolo vademecum, non abbiamo più parlato di spiritualità sul primo canale, un piccolo vademecum di alcuni segnali, alcune cose che potete notare nella vostra vita, nella vostra quotidianità, mi piacerebbe farlo. Vediamo se riesco a buttare giù l'idea. Poi siccome molti mi chiedono anche di questa cosa dei eventuali film, libri, eccetera, parleremo anche di questa di questa cosa. Vi farò un video su alcuni film che potete vedere, che possono dare alcune indicazioni sulla spiritualità. Tra questi film ce n'è uno, sono film commerciali, non parliamo di film impegnati tipo come dire, le profezie di Celestino, ecco. Ci sono film un po' più commerciali come Ghost, ad esempio. Ma uno di questi film che secondo me dà abbastanza l'idea di come sono questi contatti, alle volte anche fugaci. Scusate la voce, ma il diesel alla mattina ci impiega a scaldare, ed è Rafter. Rafter sono parecchi anni che non lo vedo, però adesso andrò a riguardarmelo prima di parlarvene in maniera approfondita. Parla di questo signore, questo ragazzo che ha delle capacità mediatiche vere e per un breve periodo, per accontentare il fratello che è come dire avido di denaro, lo fa come professione. Poi però si stufa, molla tutto e va a fare l'operaio. Succede che ogni tanto però qualcuno riesce a rintracciarlo, anche se lui ha abbandonato tutto e tutti, e gli si piazza davanti alla porta di casa e gli chiede: per favore, ho bisogno di vedere, di parlare con qualche mio caro defunto, di avere notizie, di avere un messaggio. E lui fa molta fatica a doversi rifiutare, a dover scacciare questa gente in lacrime, disposta a pagarle qualsiasi cifra. L'altra ovviamente non vi dico il finale, però spoiler, attenzione a quello che vi racconto, anche perché sto andando a naso, per cui magari vi dico una cosa per un'altra, ma può essere anche che ci intivi. L'altra faccia della medaglia è questa signora, non mi ricordo se è Haiti, questa signora francese, di origini francesi. Sapete, quando c'è stato lo tsunami, viene coinvolta dallo tsunami, adesso vado ad uccidermi, attenzione. E voilà, sono sempre atletico, un babbione atletico. E no, perché qua no, di solito l'acqua arriva lì,
E quindi venire su questa superficie è cosa rara. E vabbè, stupidate. E allora, intanto guardate le gallinelle d'acqua che ci passano proprio davanti. Peccato che il grandangolo vada molto bene per fare il vlog, però poi quando devi far vedere le cose le vedi molto distanti, perché passano proprio vicine, si vedono vicine. Allora, questa signora viene coinvolta dallo tsunami e ve la faccio breve, annega e viene rianimata, però durante il momento dell'annegamento ha quella che noi oggi chiamiamo appunto NDE e da quel momento in poi lei vorrebbe saperne di più, vorrebbe approfondire, lei cerca la spiritualità, ma per quanto la ricerchi lei è una giornalista televisiva se non erro, anche famosa, anche il compagno che ha contento che lei si sia salvata, ma molto legati al profitto, al materiale, alla bellezza estetica, le fanno pressione altrimenti verrà sostituita da un'altra, lei deve fare determinate cose e invece lei ricerca appunto la spiritualità. Ovviamente non vi dico come va a finire il film, vi dico solo che a un certo punto i due soggetti si incontrano. Cosa succederà? Come andrà a finire? Lei scoprirà che quello che ha vissuto non è una fantasia, ma è vera spiritualità. Lui abbatterà le sue barriere e per una volta incontrerà qualcuno che lo capisce profondamente nel voler non rendere commerciale questo dono, ma solo per approfondire la sua spiritualità. Insomma, dopo ognuno la veda come vuole. Questo è il film che secondo me ha molto senso, cioè può dare alcuni esempi. Un altro film carino, anche qua, passato forse molto sottotono, mi sta venendo in mente adesso, non era neanche nei 5 film, pensate, però mi è venuto in mente adesso. Mamma mia, non mi viene in mente il nome dell'attore. Sì, che è un attore famoso, ha fatto film tipo L'uomo dei sogni, L'uomo dei sogni, mamma mia, non mi viene in mente il nome dell'attore. E il film dovrebbe essere La farfalla o Il volo della farfalla, ma ve lo dirò, vado a cercarmelo e ve lo dico. Dove lui perde la compagna, che va a fare volontariato, fa il medico, non mi ricordo, qualcosa del genere, in una foresta amazzonica o africana, e lui mi pare che faccia il medico e segue i bambini, i malati terminali, eccetera, e attraverso questi bambini inizia a avere dei messaggi che lui deve trovare dove lei è stata, perché lei è andata dispersa, non so se hanno recuperato il corpo, ma lei ha fatto un viaggio e lui continua ad avere questi segni dall'aldilà, prima molto timidi, molte cose sembrano coincidenze, e poi invece piano piano questi segni sono sempre più evidenti, fino a che lui insomma fa il percorso e scopre una cosa eclatante. È il volo della farfalla o la farfalla? Adesso veramente la memoria mi tradisce. Sto pensando anche all'attore che mi viene, ha fatto anche un film dove lui è un soldato delle giacche blu,
e poi si innamora di una bianca rapita dagli indiani. Vediamo se lo scoprite. Adesso questo non ve lo dico, lo dovete indovinare voi. e poi fino a diventare anche lui stesso un indiano. Ma proprio ce l'ho qua sulla punta della lingua, ma non ve lo dico, a questo punto lo scoprirete da soli, solo vivendo. Beh, questi possono essere due film veramente interessanti da questo punto di vista, perché secondo me sono quelli che umanamente possono dare più degli altri che vi indicherò, che sono comunque carini da vedere, parlano comunque dell'argomento, danno alcune cose come Ghost, che c'è questo momento. Ghost insegna una cosa, che a un certo punto il nostro caro, la nostra cara in questo caso, se ne deve andare, cioè rimane qua per un breve periodo per risolvere una situazione. Sì, non si preoccupi. E quindi via, non c'è nessun problema. E ho dovuto superare un ostacolo, il camion che sbarra la strada. E vi dicevo che appunto è un'idea che si crea anche di alcune cose, quindi mentre Ghost ci può indicare più questo discorso che i nostri cari vanno oltre, per cui anche la difficoltà poi a contattarli è perché loro stanno vivendo dell'altro e hanno delle cose da fare. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi farebbe piacere un video del genere, giusto così per avere anche qualcosa da guardare oltre le solite cose. Bella Panda 4x4, e mettete il like, condividete il video sui vostri social per il canale. Il pirata vi saluta e sono ancora indeciso questa sera, ve lo dirò nel primo pomeriggio su Telegram, se riesco a fare la diretta oppure Google Meet, perché siamo in ritardo con Google Meet, visto che poi inizierò a fare le notti, salterà il periodo primavera-estate, per cui forse sarà il caso di fare un Google Meet. Quindi vedo un attimino i tempi e i modi. Vi faccio sapere entro le 14 sul canale Telegram. A più tardi, ciao!